Ciao e benvenuto in Odeon. Sì, sono qui. Sono piccolo oggi. Abbiamo cambiato setup completamente. Eccolo qui, il Moog. E oggi siamo qui con il mio Sub 37. Questo synth ha una storia magica. L'ho comprato 8 anni fa da Play Music Store con un bonus che non so se l'hanno fatto poi gli anni successivi, si chiamava Stradivari, e l'ho pagato un po' di meno, quindi sono veramente contento perché ai tempi costava veramente una fracca di soldi. Questo synth mi ha accompagnato in tutte le mie sessioni di sound design, è analogico ma a controllo digitale, quindi possiamo salvarci i preset. E a proposito, date un'occhiata su engineeringsamples.com, ci sono tutti i nostri preset per il Sub 37. Ce n'è uno in particolare che si chiama Sapphire, in cui potete trovare praticamente 100 preset tra lead, bassi, percussioni, arpeggi con i MIDI e gli audio loops, quindi proprio una cosa completa. Mi raccomando, dateci un'occhiata, ve lo lascio qui in descrizione, c'è anche in descrizione negli altri video comunque. Prima insomma di partire con il video, vi invito a lasciare un mi piace, di condividere questo video, di accendere la campanella, commentino e ovviamente di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al canale. Dici un'altra cosa, mamma mia quanto rompi le palle. Oggi andremo a trattare il lead, noi non andremo a copiare un lead, insomma, così, voglio fare il lead come, ma creeremo un lead completamente in analogico con il Sub 37. I MIDI utilizzerò quelli di Sapphire e le drums le ho prese da un pack che si chiama Collider, che è uno che ho utilizzato anche nei vecchi video che dovrà uscire fra un paio di mesi. I synth più o meno di questo tipo sono tutti uguali, nel senso a livello di percorso del segnale, quindi adesso in breve alzo lo specchietto, così vi faccio vedere insomma come è fatto. Questo è il pannello di controllo, beh, questa c'è la tastiera, pitch bend e modulation wheel. Il percorso del segnale è oscillatore che entra nel mixer, che entra nel filtro e poi va all'amplificatore, e poi ci sono tutti i modificatori, ci sono gli inviluppi, ci sono i modulatori e poi vabbè arpeggiatore e glide, e ovviamente la sezione di programmazione che sta qua sotto, e questa ci consente insomma di entrare nel matrix. Pure qui ci sono sezioni di controllo che ci permettono insomma di modificare al 100% il nostro Moog, e quindi di entrare in funzioni nascoste che non vedremo in questo video. Quindi questo sarà diciamo un video introduzione per mostrarvi come creare un lead alla Stefan Bodzin, dai, possiamo dire alla Stefan Bodzin perché lui alla fine utilizza questo synth. Ovviamente suonerà completamente diverso da Serum, che è il primo video, ma mi raccomando tenete sempre conto del percorso del segnale, che è importante. Allora, innanzitutto la prima cosa da fare è Initialize. Andiamo su Initialize, così si resetterà completamente il preset. Andiamolo a sentire. Andiamo ad alzare un po' il mixer e il filtro. Ok, la prima cosa da fare è andare a giocare con l'inviluppo dell'amplificatore, quindi per cercare di dargli insomma una forma. Andiamo ad aumentare il decay e il sustain. Giocarci. Andiamo a giocare un po' con il sustain, così da renderlo un po' più pizzicato. Adesso che cosa fare? Possiamo giocare con l'ottava e cazzeggiare un po', quindi in questo modo. Per vedere insomma dove suona meglio e magari andarci a scegliere una forma d'onda diversa. Qui in questo punto. Questa è la sezione oscillatore. Possiamo andare a selezionare la forma d'onda qui del primo oscillatore. Andiamola a sentire insieme insomma nel complesso con un drum loop. Possiamo dargli un po' di drive per farlo sbucare di più, che sta qui. Una cosa interessante può essere quella di utilizzare questa funzione amount di inviluppo, quindi dell'ADSR, questo dedicato al filtro,
e quindi inviare un po' di questo segnale modificatore, quindi questo modulatore al filtro. Tramite questo pomello noi andiamo, adesso vi faccio sentire l'effetto che ha, perché questo comunque a livello di initialize è completamente con il sustain al massimo e tutti i parametri sono sminchiati, quindi bisogna settarli comunque perché si resettano, anche se sono in una posizione diversa perché è a controllo digitale. Da come si può sentire. Un po' di meno. Un po' di risonanza. Per sfinarlo. Ci sta benissimo il delay. Adesso, mossa segreta, diciamo trucchetto che utilizza spesso Stefan Bodzin, per esempio, o Stefan Yolk, ce ne sono un sacco che usano questa cosa, è qua sotto, non so se si vede perché c'è lo specchio, c'è il glide. Grazie al glide noi andiamo a legare le note e quindi a creare quell'effetto, insomma, dei classici lead alla Afterlife o insomma alle label che trattano questo genere. Vi faccio sentire subito l'effetto del glide, quindi lo accendiamo da qui. Ok, direi perfetto. Con il delay un'altra cosa che possiamo andare a fare è aggiungere un po' di noise, perché dà quell'effetto grattoso che a me personalmente piace un sacco. Quindi andiamo ad alzare il noise da 0. Possiamo andare ad aggiungere un po' di oscillatore 2, che dipende da noi, insomma, se vogliamo per esempio un'onda quadra o tutti i tipi di onde che ci sono qui. Puoi cambiare l'ottava. Ovviamente abbiamo qui il knob per miscelare il segnale con l'oscillatore 2, tra l'oscillatore 1, oscillatore 2 e il noise. Possiamo giocare pure un po' con la pitch bend e ovviamente i parametri. Un'altra cosa che possiamo fare è quella di dare un leggero detune al lead, come attraverso la sezione o mod 1 o mod 2. Utilizziamo la mod 2 perché la mod 1 è influenzata dalla modulation wheel che al momento diciamo ci sta un po' antipatica, quindi innanzitutto dobbiamo andare a settare la forma d'onda. Io scelgo non so, dipende, diciamo una triangolare classica. Qui c'è il rate e andiamo a dargli un po' di pitch, perché qui c'è la mount del pitch, quindi l'LFO andrà ad influenzare il pitch dell'oscillatore 1. Anzi no, tutti e due gli oscillatori, facciamo solo l'1. Come si può notare. Esagero. Lo spengo il secondo. Poco poco, così. Ve lo faccio sentire.
Delay. Possiamo fare la stessa cosa anche con il filtro, creare questo effetto insomma che abbiamo utilizzato, quindi lo stesso LFO, per modulare un po' il filtro, quindi farlo aprire e chiudere dolcemente, per creare un effetto di dinamica, insomma di variazione durante il tempo. Quindi apriamolo un pochino, andiamo a sentire l'effetto, adesso ve lo metto in solo. Ok, esagero, ne vediamo un po'. Così. Con il delay. Ok, un'altra cosa che possiamo fare per esempio è andare a giocare un po' con la frequenza del secondo oscillatore, quindi andarlo a scordare un po' per renderlo un po' più, diciamo, largo, un po' più detunato. Quindi lo faccio sentire in solo. Poco poco, così è l'esagerazione. Anche se non è bruttissimo. Possiamo pure sincronizzarlo volendo. Così. Ma anche non sincronizzato è bello. Quindi andiamo a sperimentare. Vediamo come ci sta meglio. Una cosa che possiamo andare a fare è quello di farlo entrare in feedback e quindi di dargli ancora più, insomma, un effetto grattoso. Andiamo ad esagerare, ve lo metto in solo. Gli dà quell'effetto proprio punch. Mezzo distorto, non esageriamo. Però ci sta. È complesso, con il delay. Andiamo a giocare sempre con i parametri. Beh, un lead di tutto rispetto, io direi. Comunque, spero che questo video vi sia stato utile e spero proprio vivamente con il cuore. Ragazzi, sperimentate, come dico sempre. Quindi mi raccomando, iniziate a comprendere al meglio il percorso del segnale, insomma la patta del segnale, da dove parte, da dove finisce, le modulazioni e tutto quanto. La prossima volta magari porterò un synth diverso, oppure non lo so. Ditemi voi che cosa volete vedere sul canale, se volete vedere un tutorial un po' più specifico in cui spiego tutte le sezioni, oppure in generale come realizzare suoni, come arpeggi, percussioni, insomma qualsiasi cosa. Grazie per aver visto il video, mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e commentare, e su Instagram mi trovate come odeon.mp3 e niente, ci vediamo la prossima domenica con un nuovo video. Buonasera.